Può questo piccolo telecomando rivoluzionare il modo in cui registri video in moto? Scoprilo in questo video. Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco e oggi vi presento questo piccolo oggetto qui, uno smart remote per GoPro, credo un po' troppo sottovalutato. Se fai video in moto, certamente ti sarà capitato di trovarti di fronte a un paesaggio spettacolare che vuoi immortalare, ma purtroppo guanti alla mano risulta un po' difficile riuscire a schiacciare il tasto REC. Primo perché i guanti fanno spessore e ti tolgono sensibilità. Secondo luogo perché con lo spessore del guanto la pressione viene ridotta e di conseguenza a volte il tasto non parte. Riuscire a far partire il video tutte le volte è veramente una tribolazione. E quindi cosa fai? Hai due alternative. O ti fermi, la ferma risulta più semplice, premi il tasto di registrazione, a quel punto valuti se tornare indietro perché ti sei perso il soggetto, oppure vai avanti e da quel momento in poi stai registrando. Certo è che se ti devi fermare quando sei in gruppo non è proprio agevole questa cosa. L'altra alternativa a questo è partire con la registrazione dall'inizio, quindi registrare praticamente tutto, anche spezzoni di cose che non ti interessano. Questo ha lo svantaggio che primo ti occupa l'SD, probabilmente te la satura, ma peggio ancora ti consuma praticamente la batteria nel giro di mezz'oretta, forse un'ora, se va bene. E quindi anche in questo caso rischi poi alla fine di doverti nuovamente fermare, cambiare batteria, cambiare la SD e comunque diventa difficile anche in questo caso riuscire a cogliere solo quello che ti interessa, tanto più che poi dopo in post-produzione dovrai rivederti magari 2 ore di filmato per beccare i 10 minuti che erano la parte interessante, quindi molto più lavoro. Ed ecco qui la soluzione, lo smart remote per GoPro. Tra l'altro è anche a corredo un comodissimo cinghietto che lo si attacca dietro e questo finisce sul manubrio della moto, quindi facilmente raggiungibile con i guanti. Tra l'altro i tasti sono belli grossi, quindi anche con i guanti riesco sia a vederli perché di fronte ho il manubrio e lo vedo, e sia a raggiungerli facilmente con le dita e con i guanti. Quindi come funziona? Io sto viaggiando col mio bel casco, trovo un paesaggio meraviglioso, questo è sul manubrio, premo il tasto di registrazione. Come potete vedere sia la GoPro che il telecomando sono spenti, non sono in stand-by, sono proprio spenti, quindi premo il tasto di registrazione, si accende il telecomando e di conseguenza si collega, accende anche la GoPro che era spenta e non solo l'accende, fa anche partire la registrazione. Quindi adesso vedrete qua che lampeggia, vedete il LED della GoPro rosso, quindi sta registrando. Io viaggio, ho registrato tutto quello che mi interessa, devo smettere, a questo punto schiaccio nuovamente il tasto di registrazione. Lui qua mi segna che ha smesso di registrare, la GoPro non sta più registrando, il LED non lampeggia più. A questo punto se devo fare un'ulteriore registrazione rischiaccio il tasto di registrazione e riprende a registrare, oppure spengo definitivamente tutto. Quindi col tasto qui tengo premuto, si spegne sia il telecomando che la GoPro. Questo chiaramente mi fa risparmiare un sacco di batteria e un sacco di schede SD, di memoria sulla scheda SD. Ecco, se avessi invece 2 GoPro, come faccio? Quindi una qua e l'altra qui, oppure qua di fianco. Non c'è problema neanche con 2 GoPro. Qui abbiamo una 11 che riprende dietro e qua abbiamo una 8 che riprende avanti. Lo smart remote gestisce fino a 8 dispositivi, almeno questo, poi gli altri dipende. Però comunque quasi tutti gestiscono più di una GoPro alla volta. Anche in questo caso cosa succede? Schiaccio il tasto di registrazione, si avvia lo smart remote e di conseguenza fa partire la prima. Qui l'avvio avviene in maniera sequenziale, cioè parte prima una e poi l'altra. La registrazione, una volta che si sono entrambe avviate, parte invece insieme. Chiaramente qui i tempi si allungano decisamente rispetto ad averne solo una, però comunque sia la comodità di poter accendere in registrazione entrambe direi che è impagabile, perché qui accendere questa con i guanti mentre si sta guidando è praticamente impossibile. Questa ancora ce la si può fare, ma questa è praticamente impossibile. Di conseguenza avere questo è essenziale. Una volta che ho finito, come prima, schiaccio
tasto REC e lui stoppa contemporaneamente entrambe le registrazioni. Quando voglio spegnere, tengo premuto il tasto di spegnimento e si spengono entrambe. Che dire, io trovo che sia una soluzione che non si può non avere a portata di mano. Se uno vuole fare delle registrazioni con 2 telecamere, penso che sia impossibile non usare questo strumento qua. Ma vediamolo ora da vicino. Bene, passiamo a valutare la qualità costruttiva. Piccolo, piacevole al tatto, semplice, solo 4 tasti grossi con cui puoi fare tutto. Piccolo display dove vengono riportati la carica della batteria disponibile sulla GoPro, il tempo trascorso durante la registrazione e il tempo ancora rimanente, oltre alle informazioni sul formato video. Tutto ciò che serve. Compatibilità dalla GoPro 4 alla 11, batteria da 800 mAh per una durata di 10 ore, raggio di azione 80 metri e impermeabilità fino a 1 metro, ma vi consiglio di non immergerlo. Vediamo sommariamente il processo di associazione. Può essere eseguito in qualunque momento. Si accende lo Smart Remote, si preme per 3 secondi il tasto con la chiave inglese, si avrà accesso al menu delle impostazioni, si seleziona la prima voce per la modalità di associazione è ora attiva. Fatto questo si passa alla GoPro, si accede al menu delle impostazioni, scelta connessioni, poi connetti il dispositivo e infine telecomando. Si attende qualche secondo per vedere apparire su entrambi i display della GoPro e dello Smart Remote la notifica di avvenuta associazione. Alla fine, per chiudere il processo, premere il tasto con la chiave inglese. L'associazione permanente non va quindi ripetuta se si dovesse cambiare la batteria o si scaricasse del tutto la GoPro o lo Smart Remote. L'unica accortezza importante è ricordarsi di accendere la GoPro dopo ogni cambio batteria. Fino a quando non viene accesa direttamente, lo Smart Remote non sarà in grado di connettersi. Lo Smart Remote permette anche di cambiare la modalità della GoPro, ad esempio passare da video a foto o timelapse, oppure di cambiare il preset. Infine, novità rilasciato con l'ultimo aggiornamento di firmware dello Smart Remote, il cambio orientamento del display di 90 a 170 gradi. Funzionalità perfetta visto che lo Smart Remote sul manubrio è in posizione orizzontale. Chi ama fare registrazioni in moto sicuramente sa quanto è oneroso fare filmati, portarsi l'attrezzatura dietro, sincronizzare il tutto. E credo che questo strumento per noi che amiamo fare questo sia essenziale. Io ve lo consiglio assolutamente. Ci tengo a precisare che questa recensione che ho fatto non è rivolta a questo particolare Smart Remote, non sono sponsorizzato da nessuno perché non ho nessun interesse, però volevo farvi conoscere le potenzialità di questi strumenti. Di questo vi metterò il link in descrizione, casomai vorreste dargli un'occhiata o acquistare proprio questo modello, ma vi assicuro ce ne sono tanti altri, valutate anche l'acquisto di quello originale della GoPro, che si chiama The Remote, che il costo è quasi il doppio di questi, però certamente immagino, non ho avuto modo di provarlo, sarà certamente molto affidabile. Spero che questa recensione possa servire ad alcuni per scoprire un prodotto nuovo, ad altri per rivalutarne l'acquisto. Se aveste suggerimenti o domande, commentate il video. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!